Morbido, saporito in una maniera, non saporito salato, scusatemi, saporito con tutte le spezie. Cari quasi norcini, vediamo oggi cosa andiamo a fare. Praticamente oggi andiamo a fare il famoso guanciale, praticamente una delle cose più famose che c'è al mondo, perché se voi pensiate che la carbonara è il piatto più ricercato nell'intero mondo, ci vuole il guanciale per fare la carbonara, la matriciana e mille altre ricette. È una ricetta semplice, questa qui semplice, non perderemo molto tempo. Il guanciale ha la proprietà di seccarsi abbastanza facilmente, poi insomma come lo andremo a fare lo potete fare chiunque a casa, chiunque, anche perché poi non va neanche tanto stagionato perché diventa troppo secco, una stagionatura di 15 giorni, di una quindicina di giorni può andare più che bene. Ok, io vi ricordo di mettermi il like, di seguire il canale, la campanellina, tutte e tre fate. Sto facendo un sacco di cose ottime, sto facendo e le vorrei condividere con voi. Se voi rimanete aggiornati, sarete fra i fortunati a poter, tra virgolette, godere di queste primizie. Sale marino fine, sale marino grosso. Io qui ho già preparato del pepe, delle bacche di ginepro, del pepe grosso e del peperoncino. Ho già cominciato a tagliare il guanciale, ora lo rifinisco, poi procuratevi della salvia, del rosmarino e dell'alloro. Queste sono le cose principali adesso per fare la salatura, perché noi partiamo principalmente ora per la salatura, poi andiamo a fare la stagionatura in un seguito. Per la salatura ci vuole questo. Molti ci mettono soltanto il sale, io sono di del partito del sapore. Mentre si sta salando, se noi aggiungiamo dei sapori, mentre butta fuori l'acqua assorbirà anche vari odori. Ho già cominciato a fare la rifilatura, praticamente vado a levare le parti sopra in eccesso, cerco di dargli una forma. Praticamente cosa ho fatto? Questo qui era già così, io ho levato la parte sopra, il grasso superfluo, io ho lasciato un pochino di magro, la parte diciamo così più molliccia, io sono andato a togliere la parte più molliccia perché poi sarà quella che mi impedirà di fare entrare il sale dentro. Questo è un bel pezzo di guanciale, guardate, prendetelo con delle venature, non lo prendete soltanto con la parte del grasso, ci deve essere tutte e due, perché la parte magra è saporita, che sceglietelo con delle belle venature. Ok, ora questo qui non facciamo altro che mettiamo ok, cominciamo con il sale fino, lo massaggiamo bene bene bene, poi prendiamo il nostro pepe, qua che mi torna meglio, ok, vediamo questo di mezzo, voilà, andiamo a mettere dentro il nostro alloro, massaggiate bene bene, è importante perché con il massaggio farete entrare tutto il sale e gli aromi bene bene in fondo. Poi sale grosso, qui non dovete aver paura, e continuate anche benissimo. Ora questo qui è un pezzo da 600 grammi che vedete, che io ora andrò
a riporre in frigorifero. Pezzo di 600 grammi, io credo che con 3-4 giorni vada bene. Via, cominciamo con 3 e vediamo. È piccolino come taglio. Okay, bello, bello. Lui farà dell'acqua tutti i giorni. Quest'acqua levatela anche 2 volte al giorno, inizialmente ne farà un bel po'. Prendete quest'acqua, semplicemente non fate altro che fare così e rovesciate quest'acqua e levatela di mezzo. Qui l'acqua gli darà fastidio. Ok, così, buono buono, bello. Magari ogni tanto venitelo a rimassaggiare, specialmente la prima giornata, gli buttateglielo il sale sopra e sotto e girateglielo bene. Comunque ci vediamo fra 3 giorni. Sono passati 3 giorni, di cui in questi 3 giorni io l'ho girato sempre, ho levato l'acqua, l'ho massaggiato parecchie volte, 2-3 volte al giorno ho fatto questo lavoro qui. Ora al 3° giorno, se bella indurita, cosa facciamo? Andiamo a levare il sale in eccesso. Ok. Non la sciacquo sotto l'acqua, sciacquo il suo pentolino, il suo contenitore. Ora, questa non l'ho sciacquata sotto l'acqua. Prendo un po' di vino, ok, e la sciacquo col vino per levare il sale superfluo. Ora, sciacquatela col vino, con la grappa, con l'aceto, acqua e aceto può anche andare bene, ma l'acqua bene non usarla. Ok, anche se ci rimane un goccino appena non è niente, l'importante è che ci leviate l'80% del sale. Perfetto, a questo punto lo asciugate, canovaccio, carta, io uso la carta perché il vino rosso sporca bene il canovaccio, se no fate come meglio credete. Una bella asciugata. Ok, e ora passiamo per la drogatura. Via alla drogatura delle spezie. Con le spezie. La parte della drogatura è una parte un pochino, diciamo così, a fantasia vostra, a creatività. Io uso questo tipo di spezie, prima di tutto perché mi piacciono, perché me le ritrovo e via discorrendo. Voi potete mettercele più o meno. Sicuramente la base del pepe, salvia, rosmarino, aglio, questa base qui ci va per forza. Il resto potete metterla, non mettercela, aggiungerla, non c'è nessun problema. Io ho già fatto un composto di peperoncino, aglio, ginepro, paprika, pepe in grani, anzi pepe fino e pepe in grani, droga per norcineria, in questo caso io ho la droga Torino, ma potete usare quella che meglio credete. E poi ho preso questo composto qui che è un po' di peperoncino, prezzemolo, aglio e via discorrendo, di quelle che si trovano nei supermercati. Io ho già tutto messo qui dentro. Poi cosa farò? Andrò a prendere rosmarino, ok, dell'alloro, della salvia, e tutto insieme le metterò nel robottino e le, diciamo così, frullerò, ok? In maniera che quando poi andiamo a spargerle, ora a metterle sul nostro pezzo di guanciale, attecchiranno perfettamente perché sono sminuzziate. Via, passiamo a questa operazione. Guardate, ci ho messo soltanto i fiori, il pezzo diciamo più duro non l'ho messi, poi il preparato che avevo preparato prima, scusate la ripetizione, e poi frullo il tutto. Ok, questo è quello che ci è uscito, guardate che spettacolo, vedete? Bello fine. Siamo alla drogatura, chiamiamola così. Qua dovete massaggiare bene, non solamente metterla, poi dietro, dice la cotenna, è uguale, anche la cotenna ha bisogno di essere disinfettata, traspira lo stesso i sapori.
che dovete fare questo massaggio per almeno 5 minuti minimo. Mettete, quando ha preso un po', riprendete un'altra volta la sua droghetta, la rimettete e così via. Se non vi basta la riprendete. Bene, 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 bene. Bravi, continuate. Finito questo, facciamogli un buco da parte a parte, perché ci servirà per appenderle e farle asciugare. Attenzione che questo è pericoloso perché vi scappa e vi fate male alla manina. Io lo metto dentro, lo giro, poi cosa faccio? Prendo il pezzo dello spago, lo appoggio da un lato, prendo un semplice cacciavite, guardate, Lacte, e ce lo passo. Poi prendo i due lembi, guardate che alzo la camera, prendo i due lembi, faccio li taglio e poi guardate, faccio semplicemente così, Lacte, guardate bellino, e così abbiamo attaccato. Ora nel buco che abbiamo creato, siccome resta scoperto, andateci a mettere, a forzare dentro, ok, un pochino del nostro prodotto. Ora così. E ora cosa andiamo a fare? Ora lo lascerò, aspettate che c'ho un pezzettino che avanza, okay. Ora lo lascerò una decina di ore ad asciugare in un punto caldo della casa, non vicino a un termosifone, però in un punto caldo della casa e umido, ok? Tipo qua, tipo ora qui, e rimarrà. Ora qui c'è il termosifone, lo sposto, lo faccio vedere come deve rimanere, non è che lo lascio qua al termosifone, deve rimanere attaccato in un punto della casa, ok? Per una quindicina di ore. Passate 15 ore. Io ho trovato questa posizione perché è lontana dai termosifoni, è al centro della stanza. Attenzione sotto, metteteci qualche cosa perché magari potrebbe colare e vi sporca il pavimento. Ora questo qui passerà dentro, io lo metto, diciamo così, ho trovato una soluzione che è il camino, vedete chiuso, poi vi farò vedere, lo metterò lì dentro così c'è un riciclo di aria e va bene così. Se non avete una soluzione del genere ma però avete una cantina, meglio ancora in cantina, altrimenti l'alternativa è quella di metterlo in frigorifero. L'importante è che nel frigorifero non tocchi niente, lui deve essere appeso, ok, o sopra, diciamo così, il vetro con due pezzettini di legno messi uno così per intenderci, in orizzontale, che ci passi sopra, sotto l'aria e sopra. Comunque non deve appoggiare da nessuna parte, anche appeso non deve appoggiare sugli altri prodotti, se ne fate ovviamente più di uno o se ci sono delle altre cose. Comunque ci aggiorniamo fra una ventina di giorni. Benissimo, sono trascorsi 20 giorni, ora vi farò vedere dove vengo. Scusate. Eccoli qua, e lui è questo qui. Guardate, ha perso almeno il 30% del peso. La cosa giusta è dal 20 al 30% del peso, deve perdere solitamente. Ok, qui abbiamo anche la nostra assistente. Tutto bene, assistente? E ha sentito l'odore. Perfetto. Andiamo all'assaggio, ok. Guardate che bellezza che è diventato. Bello pepato, bello drogato. Andiamo a vedere. Sì, sono passati 25 giorni. Non mi va bene perché, come dicevo, non deve essere durissimo. Oh, guardate che spettacolo.
che stiamo parlando. Morbido, saporito in una maniera, non saporito salato, scusatemi, saporito con tutte le spezie. E questo lo potete mangiare così con del pane abbrustolito, ci fate la carbonara, lo condite con, che ne so, del minestrone, e se lo rimettete a posto, magari vi lasciate un po' di questo prodotto che ho fatto, finito lo mettete un'altra volta qui sopra, o ci mettete sopra del nylon, una stagnola, lo potete riappendere senza nessun problema, e poi lo usate man mano, ok? Magari ne tagliate un pezzo, un pezzettino, lo utilizzate, ci mettete il prodotto, vi ripeto, la stagnolina, il nylon sopra e via. Ora io vi chiedo di mettermi like, di segnarvi alla pagina, di iscrivervi. Sto facendo delle cose fantastiche. Ora farò anche delle affumicature, voglio fare un rigatino affumicato e delle altre cose, della soppressata. Ci sono in ballo altre buone ricette, ok? Seguitemi, grazie.